È necessario conoscere il rivolto delle triadi? E quando improvvisiamo, è utile rivoltare le triadi? Secondo me assolutamente sì, perché si crea spazio fra i gradi e la triade assume colori interessanti e movimenti interessanti. Oggi ti parlo delle triadi e ti insegno come rivoltarle e padroneggiare il tutto, ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e nella vita mi occupo da circa 20 anni di insegnamento. Aiuto a imparare a suonare e a divertirsi su sax e clarinetto e risolviamo attraverso sessioni di coaching problemi che sembrano insormontabili e che invece con la giusta strategia sembrano lontani ricordi. L'algoritmo di YouTube è pigro, quindi aiutalo mettendo un like, iscrivendoti al canale o lasciandomi un commento. Così io faccio i video e mi diverto. Tu non paghi un centesimo e impari, quindi stai con me? Quando noi pensiamo alla triade, la pensiamo di solito in stato fondamentale. Cosa significa stato fondamentale? Se io ti dico per esempio Do maggiore, triade, tu pensi Do mi sol, giusto? Se io invece alla prima posizione, quindi alla prima nota, metto la terza dell'accordo e non più il primo suono dell'accordo, ho il cosiddetto primo rivolto. In questo caso cosa faccio? Al primo suono metto il Mi, che è la terza, e avrò Mi, Sol, Do. Se metto invece alla fondamentale la quinta dell'accordo, in questo caso il Sol, avrò Sol, Do, Mi, e in questo caso otterrò il secondo rivolto della triade di Do maggiore. Quindi, ricapitolando, Do, Mi, Sol, stato fondamentale, Mi, Sol, Do, primo rivolto, Sol, Do, Mi, secondo rivolto. Facile, vero? Quando vado a rivoltare la triade, in gergo anglosassone viene chiamato inversion. E qui nasce una domanda molto interessante che il 99% dei miei allievi mi fa quando spiego il rivolto delle triadi. Manuela, ma quando c'è lo standard jazz, io come faccio a sapere se devo rivoltare la triade oppure no? E la domanda è molto pertinente e molto intelligente, perché effettivamente se io trovo la sigla dell'accordo C maggiore, io non lo so se quello è stato fondamentale o è rivolto. Per ovviare a questo problema incontriamo i cosiddetti accordi slash. Gli accordi slash sono degli accordi nei quali abbiamo la siglatura dell'accordo, uno slash e poi un'altra lettera di nota. E cosa significa questo? Che per esempio se io trovo C maggiore slash E, facciamo finta, quindi Do maggiore slash Mi, cosa significa? Che io al basso di quell'accordo ci devo mettere il Mi e non il Do. E in questo caso avrò quindi un primo rivolto, Mi, Sol, Do. Facciamo un altro esempio. Trovo C maggiore slash G, quindi Do maggiore slash Sol. Cosa significa? Che l'accordo inizia con il Sol, quindi avrò un secondo rivolto, Sol, Do, Mi, più semplice di quanto sembri. Ricapitolando, in questo caso abbiamo dopo lo slash la nota che si trova alla fondamentale dell'accordo, quindi la prima nota dell'accordo. Ma adesso bando a tutte le ciance e andiamo a sentire come suonano. Facciamo un semplicissimo accordo di Do, Do, Mi, Sol in stato fondamentale. Do, Mi, Sol, primo rivolto, Mi, Sol, Do, secondo rivolto, Sol, Do, Mi. Quindi, suonandoli uno dopo l'altro, sentirò questo. Un pochino più rapido. Effettivamente lo spazio fra le varie note che si genera con l'inversione o con il rivolto delle triadi dà molto più colore alla triade stessa ed è un ottimo ricorso quando si improvvisa. L'ultima cosa sulle triadi rivoltate è la cosiddetta posizione a parti strette oppure posizione a parti late. Quella che ti ho spiegato fino adesso è la cosiddetta close position, ossia la posizione a parti strette, che significa che le note sono tutte vicine una alle altre.
Quando invece mi trovo davanti a una triade in open position oppure in gergo italiano a parti late o aperte, avrò le note della triade che sono distanti fra di loro, quindi aperte, più distanti. Avremo la triade di Do in stato fondamentale che sarà composta da Do, Sol e Mi. Come vedi dall'esempio sono parti late perché fra una nota e l'altra c'è parecchio spazio. In primo rivolto avremo Mi, Do, Sol, anche questo in parti late, come vedi c'è molto spazio fra una nota e l'altra. In secondo rivolto avrò Sol, Mi, Do. Stato fondamentale in parti late. Primo rivolto. Secondo rivolto. Si gioca in questo caso con le varie ottave dei suoni della triade. Sentiamo un pochino un esempio facile per applicarlo all'interno di una triade Do maggiore. Come avrai sentito c'è stata un'evoluzione dal più semplice al più complesso. Il grado di complessità viene sempre gestito a seconda del tuo livello di preparazione. Sono sicura che applicando i rivolti delle triadi sia a parti strette che a parti late ti divertirai un sacco facendo le tue improvvisazioni. Ricondividi il video con i tuoi amici musicisti e io ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!